Ciao ragazzi, siamo qua a Castiglione della Pescaia. Oggi faremo un po' di domande a ragazzi e adolescenti, ragazze e ragazzi, principalmente giovani, per cercare di capire un po' quali sono le motivazioni che spingono le persone a iniziare a fumare, un pochino più in generale cosa pensa la gente sul fumo. Faremo un po' di domande e vediamo un po' che cosa esce fuori. Oh, ciao ragazzi, siamo qua con Caterina, Grezia, Anna e Giulia. Alessia e Simona, Isabel, Camilla. nome Stella e Sofia. Lori, ciao. Lore e Sabrina. Hi guys, we are joined here with Ellie, Ellie. Ok, hi Ellie. Camilla e Virginia. Ok, Camilla e Virginia, ciao ragazzi. Allora ragazzi, noi qua stiamo cercando di raccogliere un pochino di feedback riguardo una tematica particolare che è molto comune fra gli adolescenti di oggi, soprattutto negli ultimi anni. E questa riguarda il fumo. Ok, chi di voi fuma? Nessuno. Al momento? Nessuno dei due, ok, va bene così. Uno. No, io no. Niente? Nemmeno noi. Nemmeno voi, quindi 1 su 4. Io... Sigarette? Sì. Io una se capita, può capitare una volta a settimana. Io no. Tu no? Risposte sincere però, Sì, io ho provato ma non fumo. Ok, quindi non è una cosa fissa, No. diciamo. Però comunque Ma il può gesto... capitare che non fumo anche per 2 mesi. Ok, quindi saltuariamente diciamo. Sì, quando mi piglia. Ok, Io no. quindi una sì, una no. Allora, do you smoke? Do you currently smoke? No. Ok, no. T'ho visto con la sigaretta in mano prima, quindi Ho smesso. Ogni tanto. ogni tanto, saltuariamente. Tu? No. Tu non fumi? No. Ok. Cosa ti ha spinto a iniziare a fumare quando hai iniziato a fumare? Allora, ho iniziato a fumare a 16 anni e come mai non lo so, per curiosità e poi diventava un vizio. Vabbè, provare è provato, però Non Però? è diventato un Però non diventa un vizio, dici prova una volta e basta. Sì. Quindi non avete mai provato a fumare o c'è stata, ho capito, magari un tentativo, poi non vi è Io piaciuto, non vi siete fatti io prendere dal ho vizio? provato. Spiegate un po' la vostra... Provato però non mi è piaciuto. Non ti è piaciuto? No. Hai provato una volta, basta. Sì, Sono a posto. certo. Uguale. Uguale. Questo più o meno Quando a che età? andavo fine terza media con degli amici, però non mi piaceva molto. 15 anni. 15 anni. 14 anni. Ok, quindi qualcosa che va un attimo nel periodo della prima adolescenza, Sì, giusto sì. così? Fumai un annetto dopo e lì ho cominciato. Quindi lì è iniziato, diciamo, il vizio. Sì, dipende anche dai periodi, cioè se sono un po' stressata magari mi capita di più, se no sono anche in grado di smettere, insomma. Ok. Non ho mai provato, ma avendo casa in famiglia non voglio iniziare. No, io in famiglia mia non fuma nessuno, però io ho provato, ma Non ti ha dato quello stimolo per continuare a fumare. Beh, ho iniziato da ragazzina perché ho visto tutti gli amici prendono la sigaretta, provi a fumare, quindi lo fai così perché lo fanno tutti. Poi infatti ho smesso, A che età? Più o meno. 22, 23 anni. Quindi hai iniziato a 17. quindi tra i 17 e 22, 23. Quindi un po' perché lo fanno tutti, dice allora mi devo uniformare e lo faccio anch'io. Invece insomma io sono contro il fumo. Ok, tu sei Io contro non ho il mai fumo, fumato, in principio. perciò insomma in principio insomma secondo me dovrebbe smettere anche lei, infatti cerco Vabbè. di aiutarla. Vabbè. Insomma io cerco di farla fumare il meno possibile, però insomma Ok. vediamo quanto mi darà retta. Però tu dici ormai adesso è diventato un vizio, quindi a lungo termine Quindi a è lungo difficile termine staccarsi. sì. Ora per me è un Dipende, vizio, ci vuole cioè. tanta volontà penso Ok. per poter smettere di Ok. fumare. Quindi non sono più le stesse ragioni che ti hanno... Di partenza ma poi diventa esatto. un'abitudine vera e propria. Ok. Boh, perché non c'è nulla da fare, quindi tutti fumano e si fuma. Tutti fumano e si fuma. Posso anche chiedere quanti anni hai? 18. Quindi quando hai iniziato a fumare? Quando hai iniziato a Prima fumare la prima superiore, sigaretta? prima superiore. Tu dici non c'era niente da fare, che facciamo? Spendiamo un po' di tempo, poi iniziamo a fumare. Non è stato un motivo secondo te per uniformarsi, per esempio all'interno del gruppo, o vedi altre persone più grandi di te che iniziano a fumare, tu dici no cavolo sono un po' una sfigatella, devo iniziare a fumare anch'io? No. Non è per questi motivi, quindi
mi piace il sapore e poi Ti piace il gesto, ti piace, sì, non so. e poi mi tranquillizza un po'. E ti tranquillizza, quindi è più anche una cosa E poi psicologica. anche un po' il rito, magari, che ne so, tipo dopo pranzo, mi piace, tipo il caffè. Secondo voi che cosa spinge ragazzi giovani come voi a iniziare a fumare? Quali sono le ragioni? Magari a volte uno vuole fare il figo, si vuole far notare, cosa ne pensate? Boh, io non fumo. Tu non fumi, però dici guardi le altre persone, conosco sicuramente vari amici che Perché fumano. ai miei amici gli piace perché lo fanno. Poi va di moda tra Quindi va di moda. Va di moda, Fra di voi chi? fra gli adolescenti. Fra di voi gang o cos'è? No, fra gli adolescenti. Fra gli adolescenti, quindi E anni. poi mezzi fan finta, insomma. Sì, sì. Perché comunque anche l'età lì è l'età in cui fai nuove esperienze, inizi a scoprire magari il mondo per tutti i suoi aspetti e quindi c'è chi può provare, cioè in senso anche io ho provato, però non fumo. Ok, tu dici ho provato però non mi è piaciuto oppure è No, successo perché so qualcos'altro? che comunque so che fa male, Ok. è uno spreco di soldi, quindi preferisco spenderli in altro. Ok. Quindi cioè diciamo sapresti distinguere anche chi lo fa proprio per moda esagerata o chi lo fa perché un po' è entrato nel vizio. Sì, Ha iniziato un sì, po' come hai detto te. abbastanza. Ok, Anche, quindi. anche perché poi si vede, dai. Però anche tu avevi 13 anni quando hai fatto. Sì, no, infatti. Quindi magari poi quelli di 15-16 anni che cosa pensavano? la stessa cosa. Inizi, cioè il primo tiro lo fai perché lo fanno tutti. Anche per provare. Perché fanno per provare quello che fanno. Mica per sembrare più figo, per provare quello che fanno. Ah, non è per sembrare più figo. No, per provare quello che fanno. Ok. La prima volta. Quindi un po' per Poi sentirsi se più può grande. continuare può essere per sentirsi più grande, voglia. So, what do you think about people who start smoking? Why do they start? It has to be a matter of peer pressure, I think, or maybe not peer pressure, but just thinking that it's cool. For example, the whole group is smoking and I feel like I am a dumb person if I don't smoke. So I should kind of fit into the group and I should start smoking as well. Right, where they see someone who's older and they think it looks cool or sexy or something like Okay, that. but this is mainly something that happens like in a young age, you know, when you're a teenager, something like that, right? But then it becomes a habit. So people don't care anymore about the reasons and they just feel like, okay, I already started smoking. Quindi uno dice ok, nonostante questo, le persone, vabbè, adesso non parlando esclusivamente di voi, le persone in generale anche a questa età iniziano a fumare, se ne sbattono il belino. Secondo me non c'è motivo, non la vedo una cosa indispensabile, secondo me fumano per moda. Per farsi vedere. Sì, per essere più grandi, soprattutto adesso. Quindi uno dice le altre persone del gruppo fumano, io non fumo, sono lo sfigato. Sì, esatto. Ok. O magari tanti lo fanno perché semplicemente gli piace. Però tutte le Come persone fa a che arrivare a comunque sono piacere? grandi, che ora hanno 40-50 anni e fumano da 20 anni è perché gli piace. Secondo me i ragazzi di oggi più che altro lo fanno anche solo per farsi notare, perché magari uno dice fumo, sì, comunque per dare Fumo quindi son dell'occhio. figo. Sì. Uno tira all'altro, vede uno lo fa, gli altri no. Ok, anche un po' un modo per farsi grande, farsi vedere all'interno del gruppo. Ovviamente siete anche voi al corrente dei danni che provoca il fumo? Certo. Ok, certo. Uno lo tiene anche come vizio, se lo sta facendo, però dice sì, sono al corrente dei danni che può provocare, però continuo lo stesso. Quindi quella è la cosa. Allora, per smaltire una sigaretta ci vogliono all'incirca 4 mesi. Vabbè, poi entriamo nello scientifico. Quindi attenzione. può provocare tosse e danni ai polmoni Ok. e a respirare. Il gesto di fumare può anche avere un impatto dal punto di vista dell'attrazione sessuale? Secondo me no. No. Non necessariamente o proprio no? No, anzi, perché di due ti puzza l'alito, quindi penso. Beh, quindi è un punto in meno. Proprio diciamo, vabbè. esatto. Cioè può essere un gesto che tu dici dal punto di vista di un ragazzo verso un ragazzo. Sì, ci vederlo sta. come una cosa. Ci sta. Quindi tu ci diresti fra un ragazzo che non fuma e uno che fuma, quello che fuma. No, quello no, non è detto, però. No, È un fattore che incide. No, scherzavo. Chi non fuma di solito non tende a non cercare chi fuma. Ok. Però non lo so. Quindi è più una cosa fra di loro. Sì, esatto. Ok. A me, cioè secondo me no, perché comunque anzi, a me poi mi fa schifo l'odore del fumo, quindi se poi uno fuma ma arriva tutto pieno di fumo, cioè mi dà anche noia. Quindi ti dà un punto in meno, gli daresti un Sì. punto in meno. Cioè mi darebbe anche noia. Se proprio vedo che un ragazzo fuma, allora non dico che lo eviterei, però potessi non ci avrei iniziare niente. Ok. Uno dice c'è un ragazzo che fuma, c'è una ragazza che fuma, mi piace quel ragazzo, non mi piace quella ragazza. Sempre in discoteca, Do un punto comunque in più. infatti la maggior parte per conoscersi tu vai nella sala fumatoria, quindi
perché alla fine scambio di tutte le sigaretta, volte scambio di sì, la accendino. scusa è Per quella, me infatti no. la maggior parte. Però mi obbligano ad andare a fumare, quindi Dai, Ok. Sabri, smetti. Tutti i ragazzi e tutte le ragazze dovrebbero iniziare a fumare giustamente No, perché si cucca Devono di più. no, Assolutamente no. assolutamente, se no si dà un messaggio sbagliato, però comunque la maggior parte la scusa per poter attaccare bottone o le ragazze è quella della sigaretta o dell'accendino. Vedo un ragazzo che fuma o una ragazza che fuma, per me ha un punto in più perché è più attraente il gesto. Per quanto mi riguarda no, forse perché sono un po' più grande e magari l'età dell'adolescenziale l'ho già passata, superata e sto già archiviata. superata, infatti. Do you think it has an influence on sexual attraction between people? I guess it would depend on the person. I would not find that sexy at all. Okay. And if I was interested in someone and then he started smoking, I would, I wouldn't be abrupt about it, but I wouldn't pursue things. Okay, so for example the bad breath, do you think it has an impact, for example? It's a -1 Yeah, for somebody. bad breath, clothing. It makes everything about you smell. Okay. And then physically has a negative effect on people too. Sì. Sì, deciso. Ma per me no. Cioè se una persona mi piace il fatto. Ok, quindi tu vedi un ragazzo che fuma e un ragazzo che non fuma, tutti e due neanche carini allo sempre. stesso modo, dici scelgo il ragazzo che fuma perché è più figo. No, quello no, nel senso per me è una cosa differente, fumo o non fumi, cioè io sono fidanzata, il mio ragazzo Ok. fuma, ma quando mi sono messa insieme a lui non fumava. Ok, quindi non è stato un fattore No, decisivo. no, ma non è in quel senso. Non è in questo. Ah, torniamo indietro, rimangiamo. Se te fumi mentre c'è un ragazzo, cioè ti senti più sicura, Più stimolata. te la giochi meglio. Ok, te la giochi meglio. Scambio di accendini, scambio di sigarettina. Esatto. Niente, questo era tutto. Grazie per il vostro contributo. Grazie a tutti. Ciao ciao.